Benvenuti su Il Portale di Storia. Continuiamo con la seconda parte della lunga storia dell'imperatore Diocleziano. Il nuovo nemico si chiama Carausio, ufficialmente un ammiraglio romano incaricato di difendere le coste della Britannia e della Gallia settentrionale dai pirati franchi e sassoni. E il suo compito, in effetti, lo svolge bene. Forse troppo bene. Dopo aver sconfitto i pirati, invece di spedire il bottino a Roma, se lo tiene. E non si ferma lì. Si autoproclama imperatore della Britannia e inizia a battere monete con la propria effigie, affiancato da quelle di Diocleziano e Massimiano. Un gesto eclatante. Si presenta come il terzo Augusto, con tanto di propaganda. Un affronto che non può passare inosservato. Attaccare Carausio frontalmente sarebbe stato rischioso. Controlla la Britannia, ha una flotta potente, gode di sostegno locale. E allora Diocleziano sceglie un'altra strada. Rafforzare il legame con Massimiano nominandolo Augusto a tutti gli effetti. Nessuna subordinazione. Due imperatori, due poteri paritari, ma con Diocleziano sempre un passo avanti, come sovrano consacrato a Giove, mentre Massimiano resta associato a Ercole, il braccio esecutivo. È un equilibrio simbolico perfetto. Autorità e forza, mente e muscoli. Nel 293 d.C. arriva il capolavoro istituzionale di Diocleziano, la Tetrarchia. 2 Augusti non bastano più. L'impero è troppo vasto, troppe minacce. E così Diocleziano divide il potere in 4. Ecco la nuova squadra imperiale. Diocleziano, con il ruolo di Augusto d'Oriente, comanda le regioni Asia, Egitto e Siria. Massimiano, Augusto d'Occidente, comanda Italia, Africa e Spagna. Galerio, Cesare d'Oriente, comanda Illirico, Mesia e Tracia. E Costanzo Cloro, Cesare d'Occidente, comanda Gallia e Britannia. Ogni imperatore governa da una capitale diversa: Nicomedia, Milano, Sirmio e Treviri. Roma? Resta simbolica, gloriosa, ma perde centralità amministrativa. Il potere diventa mobile, distribuito, efficiente. Un'architettura politica modernissima per i tempi. L'imperatore guida di persona campagne contro Sarmati, Goti, Quadi e Carpi. E non si limita a sconfiggerli, li deporta all'interno dei confini imperiali per usarli come forza lavoro e per popolare zone agricole e militari. Una sorta di integrazione forzata, ma geniale. Costruisce ponti, strade, fortificazioni sul Danubio. Nasce una vera muraglia romana in Europa orientale. Risultato? Le fonti parlano di tranquillitas, pace e sicurezza. Con la minaccia di Carausio ancora viva, Massimiano adotta una strategia indiretta. Isola il ribelle attaccando le tribù germaniche che lo sostengono. Sconfigge Alemanni, Sassoni, Burgundi e Franchi. Poi lancia una campagna congiunta con Diocleziano per catturare il re franco-Gennobod. E ci riescono. Carausio, ora isolato e debole, viene tradito e ucciso dai suoi stessi uomini. Il suo successore, Alletto, viene poi sconfitto da Costanzo Cloro, che riconquista la Britannia. Massimiano scende in Africa per annientare tribù nomadi: Mauri, Quinquegentiani, Berberi. Avanza fin quasi ai confini del Sahara, riportando l'intera Africa romana sotto controllo. Anche l'Egitto si ribella. Un certo Domizio Domiziano si proclama imperatore. Ma Diocleziano non tollera usurpatori. Marcia verso Alessandria, assedia la città per un anno, la conquista e la punisce severamente. Nel frattempo, in Siria e Palestina, stabilizza le province e afferma la sua autorità attraverso nuovi governatori. Non tutto si risolve con la spada. Diocleziano negozia una pace vantaggiosa con l'impero sasanide. L'Armenia viene divisa. La parte occidentale diventa provincia romana, quella orientale viene affidata a un re cliente, Tiridate III, fedele a Roma. Una vittoria diplomatica che consolida il confine orientale per decenni. La tetrarchia funziona. Le minacce esterne vengono contenute, le rivolte interne sedate. Il potere è capillare, le comunicazioni rapide, l'amministrazione organizzata. Diocleziano ha creato un sistema in cui nessuno può diventare troppo potente da solo,
nemmeno un generale con un esercito intero. Una rivoluzione che cambia per sempre il volto dell'impero romano. Dopo aver stabilizzato l'impero sul fronte militare, Diocleziano affronta un'altra sfida colossale: il caos amministrativo. L'impero era cresciuto troppo e troppo in fretta. Le vecchie strutture repubblicane, basate su province gigantesche e pochi funzionari, non erano più sostenibili. Sotto la tetrarchia, Diocleziano divide l'impero in 4 grandi regioni, ciascuna guidata da un imperatore, 2 Augusti e 2 Cesari. Ogni regione viene poi suddivisa in diocesi, circa 12 in tutto. Le diocesi sono a loro volta suddivise in province, più piccole, più numerose, oltre 100. Ogni provincia è affidata a un governatore civile che si occupa di tasse, giustizia e ordine pubblico. Sopra di lui, un vicarius controlla le diocesi. Ma attenzione, i compiti militari sono separati da quelli civili. I generali non comandano più anche le finanze o la giustizia. Un modo per evitare che qualcuno accumuli troppo potere e diventi un nuovo usurpatore. Per far funzionare questa macchina immensa, Diocleziano crea una nuova istituzione, la Familia Principis, un esercito di funzionari, segretari e giuristi al servizio diretto dell'imperatore. Il numero di burocrati cresce a dismisura. Si stima che sotto Diocleziano ci fossero oltre 30.000 funzionari in tutto l'impero. Una cifra enorme per l'epoca, ma necessaria per tenere insieme un mondo in continua tensione. Il risultato? Lo Stato romano diventa capillare, rigido, sorvegliato. Il prezzo? Una macchina lenta, soffocante, con competenze spesso sovrapposte, dove anche un semplice processo legale poteva impantanarsi in un labirinto di giurisdizioni. Suona familiare? Già, un po' come la burocrazia italiana moderna. Nel tentativo di stabilizzare le finanze, Diocleziano promuove un censimento gigantesco. Tutte le persone, i beni e i terreni dell'impero vengono registrati. L'obiettivo? Raccogliere le tasse in modo più equo e prevedibile. Si introduce una doppia tassazione. Per capite, caput, ogni persona pagava una quota fissa. Per territorio, jugum, ogni terreno contribuiva con denaro, grano o perfino manodopera. Ogni 5 anni il censimento veniva aggiornato e se mancavano soldi, i decuriones, cioè gli esattori locali, erano responsabili con il proprio patrimonio personale, un incentivo che oggi chiameremmo estremo. Ma c'era un problema: tutto questo sistema funzionava solo se la società restava immobile. Per evitare che i contribuenti cambiassero lavoro, residenza o proprietà e mandassero in tilt i registri fiscali, Diocleziano impose una regola draconiana: il figlio farà il lavoro del padre, per sempre. Una misura che oggi chiameremmo semi-schiavitù sociale, ma che all'epoca era vista come l'unico modo per garantire la stabilità fiscale dell'impero. In realtà, immobilizzò la società e contribuì a creare le basi per il futuro sistema feudale. C'era però un problema che nessun censimento poteva fermare: l'inflazione. Le monete d'argento erano ormai svalutate. I prezzi salivano alle stelle. E Diocleziano, pur con tutte le sue doti da organizzatore, non era un economista. Nel 301 d.C. pubblica il famoso editto sui prezzi massimi, un elenco di migliaia di beni e servizi, ognuno con un prezzo massimo imposto per legge. Il risultato? Un disastro. I venditori, costretti a vendere in perdita, smisero di vendere. La merce sparì dal mercato ufficiale e proliferò il mercato nero, dove i prezzi erano ancora più alti. L'economia diventò incontrollabile, un clamoroso autogol che lo stesso Diocleziano fu costretto a ritirare. Le riforme di Diocleziano riorganizzarono l'impero come mai prima, ma lo fecero a un costo altissimo: immobilità sociale, sovrabbondanza burocratica, oppressione fiscale, mercati rigidi. L'impero tornava a funzionare, ma era una macchina pesante che si muoveva lentamente e lasciava poco spazio alla libertà. E tuttavia, per un mondo al collasso, questa rigidità fu anche salvezza. Nella terza e ultima parte parleremo della trasformazione dell'imperatore in una figura divina,
del culto imperiale e delle famigerate persecuzioni contro i cristiani, fino alla clamorosa abdicazione di Diocleziano, un finale degno di una tragedia epica. Intanto rispondi nei commenti. Secondo te è meglio un sistema flessibile e fragile o uno rigido ma stabile? Diocleziano ha salvato l'impero o ha solo reso la decadenza più lenta?